Benvenuti a Nerd Kitchen, il primo show di cucina che trasforma in realtà le ricette delle vostre nerdate preferite. Sigla! Due nerd in cucina, due nerd in cucina, un ginger e un ciccione che fanno da mangiare. Due nerd in cucina, due nerd in cucina, ma il ginger è anche lui un ciccione. Benvenuti a questo primo episodio di Nerd Kitchen, il nuovo show di Topic Hunter TV con me e Nicola, che sarà il nostro cuoco d'eccezione, perché in questo show noi faremo delle ricette tratte da fumetti, film, videogiochi, tutte le nerdate che adorate. Ma partiamo con questa prima puntata perché il tema è Signore degli Anelli, ovvero partiremo con il lembas, ovvero il pane degli elfi, e lo spezzatino di patate e coniglio di Sam Gamgee. Un fornello per ghermirli, un fornello per trovarli, un fornello per domarli, e nel buio incatenarli. È sbagliata? Fa niente. Questa è un'ottima ricetta se siete a dieta. Infatti gli elfi, come tutti sanno, sono le creature più a dieta della Terra di Mezzo. Mangiano solo crackers. No, in realtà il lembas è un pane estremamente energetico, infatti gli hobbit possono correre per più di 300 miglia solo grazie a un pezzo di lembas o pan di via. Cioè come il diesel turbo in pratica. Praticamente. Bene, cominciamo con gli ingredienti del lembas. Ok, abbiamo allora acqua tiepida, lievito di birra disciolto in un pochino di acqua sempre tiepida, vanillina, farina, olio d'oliva e miele. E accompagneremo questa bellissima ricetta con 2 splendide birre che adesso ci studiamo. Facciamo una velocissima precisazione. Molte delle ricette che facciamo sono tratte da internet, dai libri. Se state per mettervi a scrivere con la vostra bella tastiera "ma la ricetta è sbagliata, ma state facendo un casino", vi presentiamo subito un nostro carissimo amico che è il leone di internet. ecco voi, il leone di internet. Invece di fare ricette a cazzo, potreste anche farvi una vita. Quindi, se state per mettervi lì a fare gli haters, non fatelo, abbiamo già creato il leone di internet apposta per insultarci al posto vostro. Avete già il vostro paladino, direi che non è il caso di sprecare energie sulla tastiera. Possiamo cominciare. Ok, come prima cosa versiamo il lievito di birra in una ciotola e al lievito di birra aggiungeremo il miele. Chiaramente, Nicola, spieghiamo che qua tu sei il cuoco, mentre io invece sono quello che non sa fare un cazzo. Tu sei il figurante, quello che è pagato per essere bello. Quindi sostanzialmente mi viene tanto da ridere a fare questa cosa, perché la nostra simpatica regia ha messo un pupazzetto dentro l'acqua, lo sai. È vero, c'è un pupazzetto dentro l'acqua. Quindi io non so fare un cazzo, Nicola, io sono un po' il voi a casa segaiolo nerd che non sa neanche fare un piatto di pasta, e Nicola invece è Masterchef che mi spiegherà e mi farà diventare un grande cuoco. Esatto. Io intanto bevo. A questa amalgama aggiungiamo a poco la farina. È normale che ci sia puzza Sì, è lievito di birra, sa di piedi. di piedi, sì. I piedi degli hobbit. Pelosi piedi hobbit. Amalgamiamo man mano la farina, aiutandoci poi con dell'acqua Tiepida, attento ai pupazzetti che il nostro regia ha messo dentro, per rendere ancora più difficile il tutto. Noi abbiamo deciso di non toglierlo quel pupazzetto. Vedremo. Cosa succederà? Il pupazzetto cadrà quando meno ce lo aspettiamo. Tipo ora. No. Il pupazzetto ha votato per rimanere all'interno. Quando avrete raggiunto una consistenza troppo grumosa, per forza bisognerà venire alle mani. È il momento di fare a botte, fratello. Esattamente. Non vedo l'ora di vedere questa scena, sarà così pornografica. Un po' come quando Sam Wiese è lì che prepara le cose da mangiare per Frodo e lo guarda con quegli occhi pieni d'amore. Un po' come il filmino della tua comunione. Questa era un po' cattiva. Oh god, yeah, motherfuckers! Una volta impastato sarebbe meglio lasciarla lievitare, ma noi preferiamo ungere una teglia e infornarla direttamente, perché in questo modo verrà più simile al vero lembas, ovvero una più sorta bassa. di crackers. Andiamo il meglio possibile nella teglia. Visto che il lembas, a quanto dicono i libri, è dolce, noi ci spruzziamo su un bel po' di miele, perché con lo zucchero non ci piace. Quindi facciamo una bella Io aprirei prima di tutto. Ah sì, vedete come vi ho detto io non sono capace. Quindi spruzziamo questo miele un po' così, un po' in modo sexy.
coprendo un po' tutta la superficie, giusto? Esatto. Ne devo mettere ancora, Nicola? Diciamo. No, direi a posto così. No, così viene bello mio. Ora lo mettiamo in forno a una temperatura relativamente bassa, ovvero intorno ai 190-200 gradi. Quanto lo teniamo? Lo teniamo anche un'ora e mezza, 2 ore, in modo che abbia il tempo di lievitare anche in cottura. Quindi nel frattempo andiamo a vederci un film del Signore degli Anelli. Esatto. Anzi, no, abbiamo una seconda ricetta da fare. Partiamo con la seconda ricetta. La seconda ricetta che facciamo è quella tanto odiata da Gollum, che nel Signore degli Anelli vuole mangiare il coniglio crudo, e invece noi, come fa il buon Sam Gay, Abbiamo deciso di cuocerlo, andando contro alle ire di Gollum. Che adesso, se fosse qui, ci tenterebbe di strozzare, ci metterebbe il mani dappertutto e cose di questo tipo. Ma passiamo agli ingredienti del secondo ricetto. Abbiamo del coniglio già porzionato, del vino bianco, degli aromi, 2 dadi, patate e cipolle e aglio tritati grossolani. E poi sale e pepe. Sale e pepe, ovviamente. Una volta scaldato l'olio in una casseruola abbastanza grande, mettiamo a dorare la cipolla. Quindi facciamo dorare per bene la nostra bella cipollina. Esatto. Una volta dorata la cipolla, mettiamo i pezzi di coniglio. Tesoro! Il tuo bel coniglietto, lo metti a dorare anche quello? Hobbit grassottello che non sei altro? Una volta leggermente rosolato il coniglio, lo sfumiamo con del vino bianco. Senti come sfrigola bene. Aggiunto il vino bianco, aggiungiamo 2 dadi che faranno fondo. Aggiungiamo inoltre le erbe per profumare il tutto. Pepiamo e aggiungiamo in ultimo le patate. Diamo un giro al tutto. Abbassiamo il fuoco e lo lasciamo sobbollire coperto per almeno un'oretta, un'oretta e mezza. Allora, tutto quanto è pronto, abbiamo tirato fuori dal forno il nostro lembas. Abbiamo allora preparato il lembas, con il quale, se a voi piace, potete anche abbondare Con il miele, così il viene miele, davvero molto dolce. Noi invece l'abbiamo fatto più sul pane, esatto, che sul dolce. Però si sente il dolce. Comunque si sente. E lo spezzatino di coniglio con le patate alla Sam Genji, che non vedo l'ora di assaggiare, ma chiaramente queste scoppano da matti. però Splendido. E mi mangio anche perfetto. un po' di... Vedete come gronda il miele, spettacolo. Quindi direi che promossi, ci vediamo alla prossima puntata, iscrivetevi al canale e run. Alla prossima. Benvenuti. Scusa Matteo. Vai. Quindi io non so un cazzo di cucina, lui invece è un cuoco, faremo ricette per single sfigati come voi che passano il tempo a farsi le seghe sui videogiochi e a giocare con i fumetti. Ma che cazzo ho detto? Niente, quindi possiamo proseguire. E ricordiamo che Andrea Luca è non ha l'anima. Che merda questa... Vai. Non mi fare così però. Bomber, dai. Vabbè. Dovete sapere che cazzo. È semplice, mangiano solamente degli stupidissimi crackers. Il lembas, ovvero, noi faremo, non lo so, che cosa vuol dire? Cosa devo dire? Benvenuti a Nerd Kitchen, il primo show di cucina che ti vaffanculo.